Ciao a tutti, oggi prepariamo i biscotti sardi, savoiardi sardi, che sono quelli che si inzuppano tantissimo e che hanno solamente 3 ingredienti: farina, uova e zucchero, senza né olio né burro, quindi dei pan di Spagna a forma di biscotto, inzupposissimi. Savoiardi sardi. Iniziamo. Sono facilissimi, si fanno con solo 3 ingredienti, quindi 4 uova separate. Montiamo prima gli albumi con metà dello zucchero, quindi circa 45 grammi adesso e 45 dopo. Li montiamo a neve ferma con una planetaria o con un frullino a mano, va benissimo. Metto da parte gli albumi e monto i tuorli in un'altra ciotola, 4 tuorli e il resto dello zucchero, quindi altri 45, in tutto 90. Io ne metto di meno della ricetta originale, andrebbero circa 100 grammi, ma secondo me questo è giusto. Poi se volete mettete 100 grammi di zucchero e 100 grammi di farina 00 setacciata, possibilmente, così è più ariosa. Un limone io aggiungo per aromatizzarli, oppure vaniglia o niente. E una volta che sono diventati bianchi anche i tuorli, ben montati, aggiungiamo la farina piano piano, sempre girando piano piano questa volta. Ok, ora sacrifichiamo una parte degli albumi, diciamo sacrificare nel senso di lavorarli un po' più velocemente, in modo che i due composti diventino più simili di consistenza e poi sarà più facile incorporare l'albume montato. Vedi? Così. Ed ora con la spatola aggiungiamo il resto dell'albume. Per non farlo smontare, anzi, facciamo una cosa: mettiamo i tuorli nell'albume, raccogliamo tutto e dall'alto verso il basso incorporiamo gli albumi per non far perdere l'aria. E ci siamo. Quando non vedete più albume è pronto. Sac à poche. E mettiamo il composto. Più o meno 1 centimetro. E facciamo i biscotti su una teglia con carta forno. Devono essere lunghi 10 cm circa. Calcolate che poi cresceranno, quindi non li fate troppo vicini. Praticamente teniamo poggiato proprio sulla carta la sac à poche e premiamo finché arriviamo alla misura. È semplice, quindi se tieni attaccato alla carta andrai diritto. Ora aggiungiamo zucchero a velo sopra, ecco perché ho messo meno zucchero dentro, perché poi risulterebbero troppo dolci. Per i miei gusti sto parlando, poi ti ripeto, la ricetta è 4 uova, 100 g di zucchero e 100 g di farina, ma io ho messo 90 di zucchero, solo questo ho cambiato, e ho aggiunto il limone. Con queste dosi ne vengono 18, quindi siamo pronti per infornare a 175 gradi statico, 170 gradi ventilato per almeno 15 minuti, 15, 18, poi vedi dal colore, in forno. Io, usando la funzione ventilata, posso mettere le due teglie insieme, quindi primo e secondo piano.
Quando li vediamo ben colorati, apriamo delicatamente il forno e vediamo se sono asciutti. Sì, quindi li possiamo cambiare di posto per altri 2-3 minuti e poi li sforniamo. Ed eccoli, devono risultare non troppo colorati, ma cotti. Ed eccoli pronti, belli cresciuti come vedi, soffici soffici. Ora un attimino li lasciamo, perché se li stacco adesso vedi è un po' più difficoltoso, quindi lasciamo intiepidire, ma questo ve lo voglio far vedere. È leggerissimo, proprio una nuvola, sembra che non hai niente in mano. È solo, come ti dicevo, uovo, farina e zucchero montati, quindi sono leggerissimi. Ottimi per la colazione o per farcire delle torte tipo alla diplomatica che farò in questi giorni, quindi vi farò vedere come usarli nella diplomatica, quindi al posto del pan di Spagna, perché poi alla fine è un pan di Spagna a forma di biscotti. E adesso ve ne faccio vedere uno all'interno, così capirete di cosa parlo. Fantastici. Proprio morbidi e si vede che sono assorbenti all'ennesima potenza, che poi ti ripeto è una nuvola e quindi assorbe. E io quasi quasi mi ci faccio il latte col caffè, il cappuccino, non resisto. Quindi un caffè, un latte montato e andiamo di inzuppo. Così vi faccio vedere da vicino cosa intendo per inzuppo. Quanto mi piace. Mamma mia. Una nuvola. Inzupposissimo. Pan di Spagna praticamente, solo uova, farina e zucchero. Meraviglia. Fateli per la colazione di domani mattina, genuine, buonissime. Il limone ci sta benissimo.